amici e bentornati sul canale. Nuovo appuntamento, questa volta sempre con Ascette Fascicoli e in particolare con la Tumbler Batmobile, questa splendida creatura del mondo dei The Dark Knight Trilogy, e che Ascette Fascicoli ci concede di poter avere anche nelle nostre case, nelle nostre collezioni. Come sapete ne esiste anche una versione della Hot Toys che è in scala 1:6, quindi un po' più grande. Questa della Hachette è in scala 1 e a 8, però a differenza di quella della Hot Toys, questa di Hachette è quasi interamente in metallo, quindi sicuramente ha un peso ben superiore, una consistenza ben superiore e inoltre parte di effetti speciali, chiamiamoli così, che sono sicuramente superiori a quello della Hot Toys. In particolare mi sto riferendo alle varie illuminazioni del modello, che sono sicuramente più complete rispetto al modello concorrente, e in particolare ai servomeccanismi che consentono di avere un'apertura motorizzata dell'abitacolo. Chiaramente è una cosa che ancora non abbiamo visto perché avverrà con i montaggi futuri, però comunque sappiate che c'è. Bene, allora andiamo ad aprire direttamente il pacco e vediamo che cosa ci aspetta quest'oggi per queste fasi di montaggio. Come sapete io sono un po' in ritardo a causa del guasto che ho avuto al PC che uso per elaborare i video, ma cercherò di recuperare il prima possibile. Vi annuncio che ho già il pacco seguente a disposizione, quindi sicuramente a breve arriverà anche il successivo video. Allora andiamo a vedere. Come al solito abbiamo tutti i fascicoli con le parti allegate, in particolare ecco qui vediamo il 25, il 27, il 26 e il 24, quindi ripilogando faremo i montaggi che vanno dal 24 al 27. Bene, ora andremo velocemente a dare un'occhiata ai fascicoli e così vedremo quali sono nello specifico le fasi di montaggio da affrontare. Bene, partiamo dal fascicolo 24. Come sapete c'è sempre nel retro della copertina, come potete vedere, tutte le indicazioni relative all'editore, alla collezione in oggetto, numeri di telefono, indicazioni su come richiedere gli arretrati eccetera, e soprattutto c'è l'indicazione a fare la raccolta differenziata del materiale di scarto. Io vi ricordo che questa è una cosa a cui tengo molto e quindi vi invito a farla, perché è responsabilità di tutti noi cercare di mantenere questo mondo più pulito e più in ordine e soprattutto più vivibile, non tanto per noi che ormai il danno l'abbiamo anche contribuito a fare, ma soprattutto per le generazioni a venire, altrimenti potrebbero ritrovarsi con un mondo inabitabile. Ok? Quindi mi raccomando, fatelo, io so e sono sicuro che voi lo fate, quindi non dovrei nemmeno ricordarvelo. Andiamo ad analizzare il fascicolo. Abbiamo come al solito un focus su tutti i veicoli coinvolti nella trilogia di Nolan, dei vari film che compongono la trilogia di Dark Knight. Come vedete qui abbiamo il veicolo aereo di Batman. Poi come sempre andiamo a vedere la parte fumettistica dell'opera, che chiaramente qui viene analizzata solo come informazioni, quindi non viene dato un vero e proprio fumetto, ma comunque si parla in generale di tutto quello che ha a che fare con il mondo di Batman. E poi si passa alle fasi di montaggio vere e proprie. Come vedete in questo caso abbiamo nuovamente a che fare con le parti del sedile del passeggero. Anche in questo caso non dovrebbero essere operazioni troppo lunghe e complesse, quindi dovremo fare abbastanza velocemente. Ci ritroveremo con questa cosa qui. Proseguiamo. Fascicolo 25, stessa cosa ovviamente per il retro della pagina principale. Qui andiamo a vedere la prima Batmobile, come vedete molto diversa da quelle che poi sono venute a seguire. Ancora una volta un'occhiata alle varie incarnazioni fumettistiche e poi proseguiremo ancora una volta con il montaggio del sedile del passeggero. Come vedete qui metteremo i soliti adesivi come abbiamo fatto la scorsa volta e così via. Fascicolo 26, prosegue la carrellata sulle varie Batmobili che si sono susseguite.
qui c'è un focus sul Batmanga, quindi la versione edita in Giappone dei vari fumetti diciamo inerenti al nostro Cavaliere Oscuro, e nuovamente continueremo il montaggio del sedile, che questa volta, come vedete, ci prepareremo ad applicare sopra il pianale della vettura, affiancandolo a quello già montato. Ed infine, per questo invio, il fascicolo 27. Come vedete, anche questa volta c'è ancora il focus sui vari veicoli, questa volta in versione fumetto, e poi monteremo la paratia di sinistra dell'abitacolo, ovvero questa parte qua, vedete? Che poi chiaramente andremo a vedere meglio nello specifico durante la fase di montaggio. Come vedete non dovrebbe essere nemmeno questa volta niente di particolarmente complesso, quindi dovremmo fare velocemente, ok? Bene ragazzi, come al solito prima di proseguire voglio ricordare a tutti voi di iscrivervi al canale, fatelo inquadrando il codice QR che vedete qui in sovraimpressione, vi reindirizierà direttamente alla pagina Facebook del gruppo, su cui sarà possibile fare l'iscrizione, chiaramente come sempre in modo gratuito, e poter accedere a tutti i contenuti che condividiamo nel gruppo inerenti a questa collezione, quindi consigli, trucchi eccetera che possono agevolare il montaggio, nonché anche eventuali modifiche che possano venire rese disponibili da produttori terzi che vogliono dedicarsi diciamo, al dettaglio più specifico di questo modello. Bene, vi ricordo anche di visitare come sempre la pagina Facebook dell'Andrew Raycare Channel, mettete un mi piace sulla pagina, un seguimi, stessa cosa per il profilo Instagram e X, che sarebbe l'ex Twitter, come ormai ben sappiamo. Bene, a questo punto non ci resta che passare ai Bat Tutorial, e quindi Bat Tutorial 24. Bene ragazzi, cominciamo questo fascicolo 24 innanzitutto recuperando la parte precedentemente montata del sedile del lato passeggero, ce la mettiamo qui da parte, e poi come vedete andremo a completare l'assemblaggio con queste parti arrivate oggi. Allora ci sono anche queste, che come vedete sono quelle che andranno sulla spalliera. Vi ricordo di guardare all'interno dei pezzi perché hanno delle lettere stampigliate sopra, non molto facili chiaramente da vedere, diciamo a occhio nudo se avete la vista un po' indebolita come la mia, però come possiamo vedere ingrandendo qui con la fotocamera, qui troviamo una lettera R, ok? Quindi è destro, mentre troviamo da quest'altra parte la lettera L, quindi è sinistra. La lettera L dovrebbe essere quella da montare sul lato quindi sinistro del telaglietto, questo qua, ok? In particolare quindi quella con la lettera L dovrebbe essere la parte identificata come 24A. 24A che andremo ad assemblare sopra il sedile, come ho detto poc'anzi, in questo modo, con questa parte forata verso l'alto, proprio come abbiamo fatto sull'altro sedile. Quindi metteremo il perno presente da questo lato qui dentro, mentre la parte questa argentata con il foro andrà posizionata su quest'altra parte qui, dove è questo perno a colonnina superiore. Quindi posizioniamo le parti, spingiamo delicatamente e facciamo inserirle tra loro, ok? In questo modo. Poi ovviamente qui andremo a bloccare il tutto con una delle viti che ci sono state fornite, che in particolare sono quelle di tipo CP. Chiaramente in questo caso non serve mettere né lubrificante né frenafiletti, non stringete comunque troppo perché altrimenti rischiate di spanare la plastica, ok? Più che la vite, perché la vite è metallo, ma la plastica chiaramente si può mangiare e rompersi, e quindi dopo il pezzo non terrebbe più. Facciamo la stessa cosa girando ora il pezzo e applicando la parte 24B, che chiaramente è simmetrica a questa qui che abbiamo messo adesso. Quindi anche in questo caso mettiamo la parte forata in corrispondenza di questa colonnina superiore e quest'altra parte in corrispondenza del foro presente qui sul telaio del sedile. Qui spingiamo delicatamente per far entrare questa qui in basso,
Questa invece, una volta posizionata, va bloccata con la solita vite. Vi ricordo che sulla plastica, quando avvitiamo, è buona norma sempre avvitare lentamente, in maniera tale da evitare che il materiale, in particolare appunto la plastica, possa in qualche modo surriscaldarsi per attrito e magari andare a portare via, per questo effetto, troppo materiale durante la fase di filettatura, diciamo, e quindi potrebbe in qualche modo rendersi diciamo inutilizzabile per il proseguimento del montaggio l'intero pezzo, ok? Ecco qua, vi ricordo ancora una volta di non stringere troppo, il pezzo si tiene saldamente in posizione. Ora prendiamo il basamento, eccolo qua, identico chiaramente a quello che abbiamo già montato nelle fasi precedenti. Anche in questo caso lo andremo ad orientare nella sua posizione di montaggio, ok? E poi andremo ad inserire le parti tra loro, avendo cura chiaramente di far corrispondere bene i vari fori. Allora, l'inserimento deve avvenire fatto in modo tale da far rimanere esterne queste parti qui con questa ghiera argentata da entrambe le parti, ok? Quindi queste parti qua, qui e qui, resteranno interne al basamento. Ecco qua, chiaramente verificate anche da sotto che la corrispondenza sia avvenuta in maniera perfetta, vedete, tutto è allineato. A questo punto inseriamo nuovamente le viti CP sia da una parte che dall'altra, in maniera tale da rendere solidale l'accoppiaggio delle parti. Non stringiamo ancora completamente, facciamo in modo prima da inserire la vite successiva dall'altro lato in maniera da poterla centrare più facilmente, che se stringiamo troppo da una parte potrebbe crearsi un disallineamento tra le parti proprio per la troppa tensione, quindi non far trovare il buco nella maniera ottimale. Poi una volta applicata, ecco, anche la seconda vite, possiamo andare a serrare completamente anche la vite precedente. Ecco qua, e il gioco è fatto. A questo punto non ci resta che inserire le maniglie, queste qua, come vi ho spiegato l'altra volta, sono perfettamente identiche tra loro, quindi non ha importanza quale vogliate utilizzare da un lato o dall'altro lato, ok? Quindi ne prendete una, la disponete in questo modo sopra il sedile, la fate corrispondere qui ai fori presenti sul telaio del sedile. Attenzione a posizionarle bene prima di premere, altrimenti vi si rompono i perni. Una volta fatto, premete in contemporanea da entrambi i lati e la maniglia risulterà inserita, quindi il montaggio facilissimo, ok? Richiede solo un minimo di attenzione. Stessa cosa da quest'altro lato, posizioniamo prima i perni con attenzione, quando siamo sicuri che siano in corrispondenza dei fori premiamo con delicatezza, poi premiamo un po' di più quando siamo proprio avvicinati alla struttura e il montaggio risulterà completo, ok? Non ci viene indicato di usare colla, quindi possiamo farlo semplicemente così, tanto non dovrebbe sfilarsi nulla. Bene ragazzi, e con questo si conclude questa fase di montaggio, quindi passiamo al BAT Tutorial 25. Bene ragazzi, fascicolo 25, come vedete abbiamo le parti già davanti a noi, abbiamo questa copertura del sedile in materiale gommoso, ok, o comunque plastico gommoso, non so come vogliamo definirlo, mentre quest'altra è la parte che farà da rinforzo sotto al sedile, quindi in materiale plastico rigido, ok? Allora, per prima cosa, una volta identificate le parti, questa più rigida è la 25B, mentre quella gommosa è la 25A, andremo a posizionare gli adesivi qui sopra le parti che ci vengono, diciamo, illustrate in maniera tale da rendere possibile l'accoppiaggio tra queste due parti tra loro, ok? Possiamo cominciare con l'adesivo più piccolo, come sempre essendo un mio adesivo da una parte
incollante da una parte e anche dall'altra. Lo posizioniamo prima spellando la prima parte protettiva del nastro e lo andiamo ad inserire qui nel riquadro più piccolino della struttura. Teniamo premuto qualche secondo in maniera da far aderire meglio l'adesivo. Stessa cosa facciamo con l'adesivo più grande, quindi togliamo la pellicola, lo andiamo ad orientare e poi premiamo con le dita per qualche secondo anche in questo caso. Una volta fatto ciò andiamo a rimuovere la pellicola superiore su entrambi gli adesivi. Chiaramente l'incollaggio sarebbe meglio farlo avvenire per più tempo, ma adesso per necessità di montaggio video sono costretto ad accelerare un po' i tempi però comunque sia, tanto nel caso vostro non avete fretta potreste anche aspettare un po' di più. E una volta tolte le pellicole andiamo ad assemblare le parti, quella gommosa e quella rigida tra loro, quindi facciamo in modo da far corrispondere esattamente le parti, giriamo il pezzo gommoso in questo modo, quindi lo rendiamo simmetrico a quello che abbiamo sotto di plastica dura, li avviciniamo facendo corrispondere al meglio le parti e poi teniamo premuto anche in questo caso per qualche secondo sopra le parti che contengono l'adesivo. Ecco qua, in maniera da rendere diciamo le due parti unite tra loro in modo permanente. Adesso, come vedete, qui sotto abbiamo queste colonnine forate, servono chiaramente per attaccare questa parte così montata sopra l'interno del sedile del lato passeggero. Come vedete qui avremo i fori corrispondenti per farli diciamo combaciare tra loro, quindi andremo ad avvicinare la parte e la faremo spianare in maniera da far combinare queste colonnine con le rispettive parti. Come vedete qui da una parte troveremo che ci sono dei perni, mentre dall'altra le colonnine sono aperte, quindi attenzione quando premete a non far rompere i perni, avvicinateli con delicatezza tra loro. Ecco qua. Una volta fatto procederemo a mettere le viti solo su questi due fori qua, 1 e 2, perché vi ricordo che questi altri 4 servono per attaccare il sedile al telaio della vettura, ok? Quindi prendiamo due viti di tipo CP, li andiamo a posizionare qui sul foro e poi avvitiamo. Anche in questo caso vi invito ad andarci delicati con diciamo i giri fatti dal cacciavite. Posizioniamo poi la vite nel secondo foro, anche qui avvitiamo. E si conclude così anche il montaggio del fascicolo 25. Passiamo direttamente al fascicolo 26. Per questo fascicolo 26 proseguiamo il montaggio del sedile. Prendiamo, come al solito abbiamo queste parti sia in plastica dura e sia quella in plastica gommosa. Prendiamo il pezzo in plastica dura, che è quello il 26B in pratica, e ci andiamo ad applicare sopra i biadesivi. Chiaramente, come nel caso precedente, sono facilmente riconoscibili proprio dalla forma e dimensione. Ok? Quindi togliamo la pellicola protettiva al primo, quello più piccolo, ma potete farlo anche su quello più grande, non ha importanza, dipende da dove volete cominciare. Lo applichiamo sopra, sempre applicando una leggera pressione sopra l'adesivo. Poi prendiamo l'adesivo successivo, quello più grande nel mio caso, lo andiamo ad orientare qui sul pezzo e anche qui premiamo per qualche secondo per rendere un pochino più solidale l'accoppiamento delle parti. Ecco qua. Ora, sempre tenendo il pezzo in plastica dura,
andiamo ad applicarlo sopra il telaio del sedile, ok? Come vedete qui ci sono i fori già predisposti, 1 e 2, dovranno corrispondere a questi presenti sopra il telaio, quindi a questo e a questo qui centrale più in basso, ok? Quindi attenzione, prestare attenzione a tutti gli incastri. Come vedete da questa parte abbiamo anche questi perni rialzati presenti sulla struttura, quindi fate attenzione a che siano inseriti in questi fori presenti su queste colonnine forate. Cerchiamo chiaramente appunto di non farli rompere e accoppiamo le parti tra loro. Ecco qua, una volta inserito andremo ad applicare le due viti qua e qua. Applichiamo anche la seconda vite. Ecco qui. Una volta fatto ciò possiamo procedere ad applicare sopra la parte coprente in gomma. Per farlo chiaramente rimuoveremo la carta protettiva dell'adesivo sia su quello superiore che su quello inferiore. Poi andremo a far incastrare bene il sedile partendo qui dal basso, facendolo inserire correttamente con i vari profili. Come vedete qui all'interno di quella parte gommosa c'è un profilo un po' scavato, fate in modo da farlo corrispondere con questo profilo qui che trovate sulla parte rigida, facendolo partire bene fin dall'inizio. Quindi andiamo ad inserirlo bene in fondo da qui, facciamolo spianare per tutta la lunghezza poi del sedile, ok? Verificando bene il tutto, spingiamo correttamente, ecco qua, in modo che tutto aderisca bene. Come nel caso precedente potrebbe essere necessario magari applicare qui sul bordo del profilo, lo faccio rivedere un attimo, ecco adesso si sta portando via anche l'adesivo, purtroppo per riaprire non è un problema, poi lo rimetto. Qui sul profiletto magari mettiamo un goccino di colla per fare in modo, vedete qui da queste parti qua, per fare in modo che aderisca un pochino meglio e non faccia qualche gobba come era successo nella versione precedente. Ecco qua, in questo modo, dopo aver applicato appunto la colla qui sul bordino, non ve l'ho fatto vedere ma insomma non è necessario perché comunque basta che mettiate poca colla tutta torno. Sarebbe il caso di mettere delle molle, se le avete, delle mollette per tenere le parti più unite per qualche minuto, in maniera da rendere più perfetto diciamo l'incollaggio, ok? In questo modo più o meno. Chiaramente ecco, magari se trovate queste mollette come ho trovato io dai negozi cinesi, ma si trovano un po' ovunque, che hanno il profilo interno in gomma, così evitate magari di graffiare le parti, sarebbe ottimale per l'uso modellistico, le consiglio molto, sono molto indicate, costano pochissimo, quindi non è un problema reperirle, ok? Bene, a questo punto possiamo andare a montare il sedile sul pianale della vettura, chiaramente dopo averlo fatto asciugare un attimo. Bene ragazzi, recuperiamo il pianale, come vedete qui ci sono i 4 fori già predisposti per il sedile del passeggero. Sotto il sedile troveremo già le 4 semicolonnine, chiamiamole così, qui rialzate, eccole qua, che andranno fatte corrispondere proprio lì ai fori presenti sul pianale. Basta avvicinarlo così sopra, ci giocate un pochino, ok, fino a quando ecco trovate l'incastro, lo sentite perché non si muove più il sedile. A questo punto lo tenete fermo con le dita, girate tutto il pianale e applicate le 4 viti qua, 1, 2, 3 e 4, quindi tutto molto semplice ragazzi. Questa volta siamo stati fortunati perché la fase di montaggio è veramente veloce e facile. Ecco qua, messa la prima, andremo a mettere anche la seconda vite, sempre con il solito schema a croce, quindi se l'abbiamo messa qua adesso la metteremo qua, poi ne metteremo un'altra qui e un'altra qua.
ecco qua, in questo modo, e avremo montato il sedile sopra il pianale. Bene ragazzi, a questo punto non ci resta che passare al BAT Tutorial 27. Bene, prima di cominciare il fascicolo 27 volevo dirvi che nel caso non aveste con voi delle mollette per tenere il sedile incollato, nel caso vogliate metterci la colla, ma ripeto non è obbligatorio, è solo un mio vizio di forma per evitare che si veda troppa fessura qui tra la parte gommata e la parte in plastica, potete tenerlo unito tra loro fino all'incollaggio completo con del nastro carta, il comune nastro che viene usato dai carrozzieri, vedete lo trovate in tutti i supermercati, tutti i ferramenta, quindi di facilissima reperibilità. Ne mettete alcuni pezzi in modo da tenere spianati le parti tra loro e risolvete in questo modo anche senza le mollette, ok? Bene, detto ciò adesso passiamo oltre e andiamo ad assemblare le parti fornite con questo fascicolo 27 che come ho detto ci farà montare la paratia, ok? Ecco qui le parti, adesso andiamo a vedere. Allora troviamo appunto la paratia, troviamo una parte in plastica fatto quadrato, ok? Troviamo le viti GP questa volta e poi dentro la bustina troviamo queste due parti riflettenti cromate, questa e questa, e poi troviamo questa parte qui, questa specie di tassierino. Allora per prima cosa prendiamo la paratia e prendiamo il pezzettino questo qui della pulsantiera, vedete? Ok, attenzione che il pezzo è rettangolare, quindi attenzione a come lo inserite, perché altrimenti se lo inserite nel verso sbagliato, così per capirci, non ci va. Quindi mettiamolo nel verso giusto, potete metterlo sia così o sia ruotato così, non ha importanza, l'importante è che non va messo così, ok? Quindi lo andiamo a posizionare e spingiamo dentro per farlo aderire bene e fuoriuscire correttamente da quest'altra parte. Vedete, devono essere ben visibili i pulsanti. Se volete potete aiutarvi anche spingendo un pochino con il dorso del cacciavite che ci è stato fornito, ok? Poi andiamo a prendere queste parti riflettenti, sembrano a prima vista identiche, ma in realtà se notate bene sono differenti, vedete? Questo qui è il 27C, mentre questo qui è il 27E. Quindi attenzione, noi adesso utilizzeremo il 27C, mettiamo da parte quell'altro, ok? Questo va utilizzato per copertura della parte che abbiamo appena montato, ok? Quindi andrà applicato qui sopra, in posizione sopra la pulsantiera, spingendo leggermente. Una volta fatto questo, prendiamo quest'altro pezzetto qui bianco trasparente, ok, il pezzo 27D, e lo andiamo ad applicare su quest'altro foro. Anche questo ha la forma rettangolare, quindi attenzione, non ha una rotazione specifica in cui inserirlo. L'unica cosa, chiaramente non può essere inserito nella parte in cui non si incastra, quindi diciamo in verticale, questo è ovvio. Quindi lo mettiamo in orizzontale nel modo che vogliamo, spingiamo sempre qui dentro per farlo aderire bene su tutti e quattro i lati. Ecco qua, ok? Dovrà vedersi proprio a filo qui con la parte superiore di questa piastra, e poi ci andiamo a mettere finalmente il pezzo 27E che avevamo visto in precedenza, ok? Chiaramente anche questo ha la sua forma, quindi lo applichiamo sopra e spingiamo per la sua posizione finale. Ecco qua, anche in questo caso, se volete, potreste mettere un pochino di colla proprio per tenerlo meglio in posizione qui sul bordo, ok? Dice colla al cielo grillato, ma secondo me va bene anche la colla questa qui normale per uso modellistico, per le plastiche tipo sprue eccetera, perché comunque sono pezzi in plastica, quindi. Poi il cielo grillato vi ricordo che se sborda fuori in maniera esagerata può anche creare delle opacizzazioni, quindi meglio evitare. Ecco qua, possiamo farlo anche su quell'altro se volete,
anche se questo rimane, diciamo, in posizione in maniera più definitiva, perché è un po' più incassato rispetto all'altro. Ecco qua, fate chiaramente riposare il tutto qualche minuto e poi proseguite con il montaggio. Ora recuperiamo di nuovo il pianale e andremo ad accoppiarci la paratia sinistra su cui abbiamo appena operato. Come vedete qui ci sono una serie di fori, ok, su cui andrà assemblato il tutto. In particolare sono 4, quindi li possiamo identificare bene, sono 1, 2, 3 e 4, quindi non questi qua che vedete con gli anelli esterni, ma questi sul profilo interno. Una volta identificati avvicineremo chiaramente la paratia, controlleremo sotto qui la paratia dove sono i fori, vedete? Li faremo corrispondere al posizionamento dei fori sopra il pianale. Allora ragazzi, accoppiate così le parti, posizionate la prima vite ma non stringetela completamente in maniera da avere la possibilità di muovere un pochino il pezzo per centrare gli altri fori. Poi proseguite e prendete un'ulteriore vite e la andiamo ad applicare sull'ultimo foro su cui dobbiamo operare in maniera tale da avere il pezzo, diciamo, centrato nella sua direzionalità, ok? Quindi lo posizioniamo e applichiamo anche in questo caso la vite. Non è necessario stringerla a morte, vi ricordo, ok? Ecco qua, adesso possiamo inserire le ultime 2 rimanenti centrali, possiamo restringere anche la prima in maniera più definitiva, sempre senza esagerare. Ecco qua ragazzi, in questo modo dalla parte esterna si vede così, dalla parte interna ovviamente sarà così. Vi ricordo chiaramente che poi dovrete togliere il nastro di carta gommata quando vedrete, se nel caso voi aveste usato la colla, quando vedete che insomma le parti si sono incollate qui della struttura dei vari sedili, ok? Se non l'avete utilizzato va bene lo stesso. Bene ragazzi, con questo abbiamo concluso anche il pacco odierno. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, pollice in su al video se vi è piaciuto e vi è stato utile per proseguire il montaggio di questa Tumbler Batmobile. Vi ricordo sempre di visitare tutte le appendici social del canale, ovvero la pagina Facebook dell'Andrew Riker Channel, quindi non il profilo Will Andrew Riker, ma la pagina ufficiale del canale, l'Andrew Riker Channel. Vi ricordo altresì di fare lo stesso con i canali Instagram ed X, ovvero l'ex Twitter, ok? Bene ragazzi, un salutone al mio amicone Pietro, che è grande appassionato di Batman, sempre molto indaffarato e, come vi ricordo, vi ho sempre detto, anche ottimo veterinario. Un salutone, un abbraccio amico mio e ci vediamo al prossimo episodio che preparerò immediatamente ragazzi, visto che il pacco già è arrivato. Ma prima di farlo, come al solito, voglio chiudere chiedendovi generalmente a tutti, anche a coloro che non stanno montando questa macchina, ora che avete visto come procede, a voi interessa questo modello? Ah, la Tumbler? Non credo le possa interessare. Allora, che ne dice? Nera si può avere?